Ciao ragazzi, ma il sistema del Caged funziona anche con gli accordi minori? Scopriamolo insieme in questo video di oggi. Nell'ultima lezione sul Caged che ho pubblicato sul canale abbiamo visto come grazie al sistema del Caged sia possibile andare a mappare quelle che sono le note lungo tutta la tastiera della nostra chitarra. Abbiamo anche visto come il sistema del Caged ci vada a porzionare la tastiera della chitarra seguendo proprio quelle che sono le forme, gli shape degli accordi che compongono la parola Caged in prima posizione che si vanno a spostare lungo il manico della chitarra. Quindi ad esempio per il Do, nella prima porzione del manico abbiamo la C shape, ovvero il Do in forma di Do. Subito dopo la C abbiamo la A, quindi abbiamo la A shape, il Do in forma di La. Poi abbiamo la G shape, il Do in forma di Sol. Poi abbiamo la I shape, la E del nostro Caged, il Do in forma di Mi. E alla fine abbiamo la D shape, ovvero il Do in forma di Re. Tutto questo fino al 12° tasto. Dal 12° tasto in poi si riprende esattamente con lo stesso schema che avevamo dall'inizio del manico della nostra chitarra. Abbiamo anche visto che se noi iniziamo con una forma diversa da quella del Do, quindi con un accordo, con una forma diversa, con una forma di Mi, con una forma di La o con una forma di Re, lo schema del Caged rimane uguale seppur sfalsato. Quindi ad esempio se iniziamo con un Fa maggiore con la forma di Mi, con la I shape, il sistema del Caged rimane uguale, però in questa porzione del manico abbiamo la I shape, quindi subito dopo troveremo la D shape e poi nuovamente la C shape, la A shape, la G shape e così via per tutta la lunghezza del manico. Tutto questo lo abbiamo fatto utilizzando quelle che sono le forme degli accordi che compongono la parola Caged presi in prima posizione. Quindi per la lettera C abbiamo utilizzato l'accordo di Do maggiore. Per la lettera A abbiamo utilizzato l'accordo di La maggiore. Per la lettera G abbiamo utilizzato l'accordo di Sol maggiore. Per la lettera E abbiamo utilizzato l'accordo di Mi maggiore. E per la lettera D abbiamo utilizzato l'accordo di Re maggiore. Cosa succede adesso se noi gli accordi maggiori li sostituiamo con degli accordi minori? Il sistema del Caged rimane comunque valido, proviamo a verificarlo, quindi adesso noi sostituiamo tutti quelli che sono gli accordi maggiori della parola Caged con gli accordi minori. Quindi per la lettera C suoniamo il Do minore, per la lettera A suoniamo il La minore, per la lettera G suoniamo il Sol minore, per la lettera E suoniamo il Mi minore e per la lettera D suoniamo il Re minore. Anche in questo caso, se non sapete come si costruisce un accordo minore, che cos'è la triade minore, stoppate un momento questo video, andate sul canale e guardate una lezione relativa alla triade minore e alla costruzione degli accordi minori. Adesso io ve la faccio in maniera molto spicciola per andarci a trovare subito quelli che sono gli shape, le forme degli accordi in prima posizione, degli accordi minori in prima posizione che utilizzeremo oggi in questa versione minore del Caged. La triade maggiore, quindi l'accordo maggiore, è costituito, come abbiamo visto, dalla prima, dalla terza e dalla quinta della scala maggiore. La triade minore è costituita invece dalla prima, dalla terza minore e dalla quinta. Quindi per ricavarci un accordo minore in maniera molto rapida, in maniera molto spicciola, possiamo prendere la triade maggiore, prendere la terza della triade maggiore e abbassarla di un semitono. Facciamolo ad esempio per il Do, vediamo quali sono le note che compongono la triade minore di Do. La triade maggiore di Do sono la prima, la terza e la quinta della scala maggiore di Do. La scala maggiore di Do è la scala che tutti noi conosciamo. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. La triade maggiore sono la prima, che è il Do, la terza, 1, 2, 3, Do, Re, Mi, e la quinta, 1, 2, 3, 4, 5, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Quindi le tre note che compongono l'accordo di Do maggiore sono il Do, il Mi ed il Sol, che sono la prima, la terza e la quinta della scala maggiore di Do. Adesso per ricavarci la triade minore ci basta prendere la terza della triade maggiore e abbassarla di un semitono. La terza della triade maggiore di Do è il Mi. Ci basta prendere questo Mi e farlo diventare un Mi bemolle, abbassarlo di un semitono. Quindi la triade minore di Do ci risulterà Do, Mi bemolle e Sol. Prima, terza minore e quinta.
Quindi triade maggiore, prima, terza, quinta, triade minore, prima, terza minore e quinta. La terza maggiore si abbassa di un semitono e diventa una terza minore. Andiamolo ad applicare adesso all'accordo di Do maggiore. L'accordo di Do maggiore è questo. Facciamolo diventare un accordo di Do minore. La terza che sta suonando in questo momento è questo Mi, che si trova al secondo tasto sulla quarta corda. Questo Mi lo dobbiamo fare diventare un Mi bemolle, lo dobbiamo abbassare di un semitono. Quindi il nostro accordo di Do minore, la nostra C shape in prima posizione, ci risulterà in questo modo. Questo è l'accordo di Do minore preso in prima posizione. In questo caso suoniamo soltanto queste quattro corde, la quinta, la quarta, la terza e la seconda. Non suoniamo più la corda del Mi cantino perché il Mi non appartiene più alla triade minore, essendo diventato un Mi bemolle, e non suoniamo la corda del Mi basso perché in ogni caso è più bassa rispetto alla fondamentale dell'accordo, che è il nostro Do, preso al terzo tasto sulla quinta corda. Quindi l'accordo di Do minore ci risulta in questo modo. Questa è la nostra C shape. Passiamo adesso all'accordo di La, quindi l'accordo di La minore, la del nostro caged. L'accordo di La maggiore è questo. La terza che sta suonando in questo momento è questo Do diesis, che si trova al secondo tasto sulla seconda corda. Anche in questo caso la terza la dobbiamo prendere e abbassare di un semitono, quindi questo Do diesis deve diventare un Do. La posizione rimane uguale, la terza da terza maggiore diventa terza minore e suoniamo l'accordo di La minore. Questa è la nostra A shape, la nostra forma di La. Adesso passiamo all'accordo di Sol, quindi la G del nostro caged. L'accordo di Sol maggiore è questo. La terza che sta suonando nell'accordo di Sol maggiore è questo Si, che sta suonando al secondo tasto sulla quinta corda. Anche in questo caso questo Si lo dobbiamo abbassare di un semitono, quindi da Si deve diventare un Si bemolle, mantenendo le altre note. Questa è la nostra G shape, l'accordo di Sol minore preso in prima posizione. Per la G shape, per trasportarci la G shape, utilizzeremo soltanto la sesta, la quinta, la quarta e la terza corda, quindi fondamentalmente suoneremo soltanto queste quattro corde per trasportarci la posizione lungo il manico della chitarra. Passiamo alla lettera E del caged, che è il Mi. L'accordo di Mi maggiore è questo. In questo caso nell'accordo di Mi maggiore la terza che sta suonando è questo Sol diesis, che si trova al primo tasto sulla terza corda. In questo caso questo Sol diesis lo dobbiamo abbassare di un semitono e far diventare un Sol, quindi ci basta semplicemente alzare il dito indice di modo che suoni la corda a vuoto del Sol. E in questo caso stiamo suonando l'accordo di Mi minore, che è la nostra E shape, la E del nostro caged. Passiamo all'ultima lettera del caged, che è la D, ovvero l'accordo di Re. L'accordo di Re maggiore è questo. Nell'accordo di Re maggiore la terza che sta suonando è questo Fa diesis, che si trova al secondo tasto sulla prima corda. Anche in questo caso, come tutti gli altri accordi, questo Fa diesis lo dobbiamo abbassare di un semitono e fare diventare un Fa. Manteniamo quelle che sono le altre note e stiamo suonando l'accordo di Re minore. Questa è la nostra D shape, quindi queste sono le forme degli accordi che utilizzeremo oggi per il nostro caged minore. Abbiamo così visto quelle che sono le forme degli accordi minori, gli shape, i cosiddetti minor shape in questo caso, le forme degli accordi minori presi in prima posizione che utilizzeremo oggi per spostarci lungo il manico della chitarra utilizzando il sistema del caged con gli accordi minori. Quindi abbiamo per la lettera C abbiamo l'accordo di Do minore, la C minor shape preso con questa posizione. Questa è la nostra C minor shape. Per quanto riguarda la A del nostro caged abbiamo la A minor shape e abbiamo l'accordo di La minore. Per quanto riguarda la G
del nostro caged abbiamo la G minor shape, l'accordo di Sol minore. Per quanto riguarda la lettera E del caged abbiamo la I minor shape, ovvero l'accordo di Mi minore. E infine per quanto riguarda la D, il Re, abbiamo la D minor shape, ovvero l'accordo di Re minore, preso nella forma classica del Re minore. Ricordiamoci sempre che la forma di Do e la forma di La hanno la fondamentale sulla quinta corda. La forma di Sol e la forma di Mi, la G e la E del nostro caged hanno la fondamentale sulla sesta corda. La forma di Re ha invece la fondamentale sulla quarta corda. Fatta questa precisazione, adesso iniziamo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto per gli accordi minori. Ricaviamoci lo stesso accordo lungo tutto il manico della chitarra utilizzando quelle che sono le minor shape che abbiamo appena visto. Quindi utilizzando quelle che sono le minor shape, spostandoci lungo il manico della chitarra e ricavando sempre lo stesso accordo. Iniziamo a farlo con l'accordo di Do minore, quindi troviamoci tutti i Do minore lungo il manico della chitarra utilizzando le minor shape. Lo facciamo iniziando con il Do, così avremo il nostro schema del caged ordinato partendo proprio dalla lettera C. Avremo la C minor shape, la A minor shape, la G minor shape, la I minor shape e la D minor shape. Dal 12° tasto in poi si riprende esattamente con lo stesso schema. Quindi nella prima porzione del manico abbiamo il Do minore in forma di Do minore, la C minor shape, dove la fondamentale in questo accordo è questo Do che sta suonando al terzo tasto sulla quinta corda. Questa è la C minor shape. Subito dopo la C del nostro caged abbiamo la lettera A, quindi se io rimango sempre con la fondamentale dell'accordo al terzo tasto sulla quinta corda e suono la forma della minore, sto suonando un Do minore in forma di La minore, ovvero una A minor shape, la A del nostro caged. Subito dopo la lettera A abbiamo la lettera G. Il Sol, come abbiamo visto, ha la fondamentale sulla sesta corda, dove incontro il primo Do lungo la sesta corda, lo incontro all'8° tasto. Quindi se io mi metto all'8° tasto e suono quella che è la forma del Sol minore, sto suonando un accordo di Do minore con la forma di Sol minore, una G minor shape, dove con il dito indice vado a schiacciare anche quelle che sono la quarta e la terza corda, che sono le due corde a vuoto che suonano nell'accordo di Sol minore. Così abbiamo quella che è la G minor shape, il Do minore in forma di Sol minore. Subito dopo la G abbiamo la lettera E. Anche il Mi abbiamo visto che ha la fondamentale sulla sesta corda, quindi se io mi metto sempre sullo stesso Do all'8° tasto sulla sesta corda e prendo la forma del Mi minore, sto suonando un Do minore con la forma del Mi minore, ovvero una I minor shape, la E del nostro caged. Subito dopo la lettera E abbiamo l'ultima lettera del caged, che è la lettera D. Abbiamo visto che l'accordo di Re ha la fondamentale sulla quarta corda, quindi se io mi metto su questo Do al 10° tasto sulla quarta corda e suono la forma del Re minore, sto suonando un Do minore in forma di Re minore, ovvero una D minor shape. A questo punto siamo arrivati al 12° tasto, dal 12° tasto in poi si riprende esattamente con lo stesso schema, quindi abbiamo nuovamente la C shape, A shape, G shape e così via lungo tutto il manico della chitarra. Esattamente come avviene per gli accordi maggiori, anche per i minor shape, per gli accordi minori, il sistema rimane valido anche se noi iniziamo nella prima porzione del manico con uno shape diverso da quello della C shape, quindi della lettera C del nostro caged, sempre appartenente al caged, quindi se iniziamo ad esempio con la lettera A, con la G, con la E o con la D nella prima porzione del manico, il sistema rimane comunque valido. Proviamo a verificarlo iniziando ad esempio con la seconda lettera del caged
caged nella prima porzione del manico. Quindi nella prima porzione del manico noi abbiamo quella che è la A del nostro caged, la A minor shape, ovvero l'accordo di La minore in prima posizione. Se io in questa porzione del manico ho la A del nostro caged, tutte le altre lettere del caged mantengono lo stesso ordine, però l'ordine è sfalsato perché stiamo iniziando con una lettera diversa dalla lettera C. Quindi dopo la A abbiamo la G, poi abbiamo la E, poi abbiamo la D e poi abbiamo nuovamente la C che ci riporta al 12° tasto e si riprende nuovamente con la A, la G, la E e così via per tutta la lunghezza del manico. Proviamo adesso a costruirci tutti gli accordi di La minore utilizzando i minor shape, iniziando proprio con l'A minor shape nella prima porzione del manico. Quindi qui nella prima porzione del manico abbiamo la A del nostro caged, l'accordo di La minore in prima posizione. Subito dopo la A abbiamo la G, l'accordo di Sol alla fondamentale sulla sesta corda. Dove incontro il primo La sulla sesta corda? Lo incontro qui, al quinto tasto. Quindi se io mi metto al quinto tasto e prendo quella che è la forma del Sol, sto suonando una G minor shape, ovvero sto suonando un accordo di La minore con la forma del Sol. Subito dopo la lettera G abbiamo la lettera E. Anche l'accordo di Mi ha la fondamentale sulla sesta corda, quindi se io rimango sempre sullo stesso La al quinto tasto sulla sesta corda e prendo la forma del Mi minore, sto suonando una I minor shape, ovvero un accordo di La minore con la forma di Mi minore, la E del nostro caged. Subito dopo la E abbiamo la lettera D. L'accordo di Re ha la fondamentale sulla quarta corda. Sulla quarta corda il primo La lo incontriamo qui, al settimo tasto sulla quarta corda. Quindi se io mi metto qui, al settimo tasto sulla quarta corda, e prendo la forma dell'accordo di Re minore, la D minor shape, sto suonando la D shape, ovvero sto suonando un accordo di La minore con la forma dell'accordo di Re minore. La D minor shape è l'ultima lettera del caged, quindi qui in questa porzione del manico abbiamo la prima lettera del caged che è la lettera C. L'accordo di Do ha la fondamentale sulla quinta corda, a parte la corda a vuoto dell'A. Dove incontriamo il primo La sulla quinta corda? Lo incontriamo al 12° tasto. Quindi se io mi metto al 12° tasto e prendo quella che è la forma dell'accordo di Do minore, sto suonando una C minor shape, ovvero sto suonando un accordo di La minore con la forma dell'accordo di Do minore. A questo punto siamo arrivati nuovamente al 12° tasto e qui abbiamo nuovamente la nostra A minor shape, la stessa, dove però le corde a vuoto naturalmente vengono suonate con il barré e la fondamentale è sempre lo stesso La al 12° tasto sulla quinta corda. Quindi vediamo come anche iniziando con uno shape diverso da quello della lettera C, il sistema del caged rimane comunque valido, le lettere mantengono lo stesso ordine, gli shape mantengono lo stesso ordine, semplicemente viene sfalsato perché iniziamo con una lettera diversa dal caged. Quindi provate adesso voi a iniziare con la lettera G, a iniziare con la lettera E e a iniziare con la lettera D, quindi a iniziare con l'accordo di Sol minore in prima posizione, di Mi minore in prima posizione e di Re minore in prima posizione e ricavatevi con lo stesso criterio tutti gli altri accordi fino a ritornare alla posizione di partenza. Ma cosa succede se noi iniziamo nella prima porzione del manico con un accordo che non è nessuno degli accordi del caged, quindi non è un Do minore, non è un La minore, non è un Sol minore, non è un Mi minore, non è un Re minore? Proviamo a verificarlo così come abbiamo fatto per gli accordi maggiori. Iniziamo ad esempio nella prima porzione del manico con l'accordo di Fa minore. Questo è l'accordo di Fa minore preso in prima posizione. Questa è una E minor shape, ovvero la E del nostro caged, è un accordo di Fa minore con la forma
del Mi minore, dove la fondamentale dell'accordo in questo caso è questo Fa che sta suonando il primo tasto sulla sesta corda. Quindi qui abbiamo la lettera E del nostro cage, della E minor shape. Di conseguenza tutti gli shape, tutte le posizioni, tutte le lettere del caged hanno mantenuto lo stesso ordine, ma in ordine sfalsato, perché stiamo iniziando con la lettera E. Quindi qui abbiamo la E, subito dopo abbiamo la D e poi si ricomincia da capo. Abbiamo la lettera C, la lettera A, la lettera G e dopo il 12° tasto si riprende con lo stesso schema. Abbiamo un'altra E minor shape, D minor shape e così via per tutta la lunghezza del manico. Quindi adesso prendiamo l'accordo di Fa minore con la E minor shape e trasportiamolo lungo il manico della chitarra utilizzando proprio quelle che sono le minor shape del caged. Quindi in prima posizione abbiamo la nostra E minor shape, ovvero l'accordo di Fa minore con la posizione del Mi minore. Subito dopo la lettera E abbiamo la lettera D. L'accordo di Re ha la fondamentale sulla quarta corda. Il primo Fa sulla quarta corda dove lo incontriamo? Lo incontriamo qui, al terzo tasto. Quindi se io mi metto con la fondamentale al terzo tasto e prendo la forma dell'accordo di Re minore, sto suonando una D minor shape, ovvero sto suonando un accordo di Fa minore con la forma dell'accordo di Re minore. Subito dopo la D abbiamo nuovamente la lettera C. L'accordo di Do ha la fondamentale sulla quinta corda. Sulla quinta corda il primo Fa, dove lo incontriamo? Lo incontriamo qui, all'8° tasto, quindi questa sarà la nostra fondamentale dell'accordo del Fa minore in C minor shape. Quindi se io prendo la forma dell'accordo di Do minore, dove la fondamentale in questo caso è questo Fa, all'8° tasto sulla quinta corda, sto suonando una C minor shape, ovvero sto suonando un accordo di Fa minore con la forma dell'accordo di Do minore. Quindi qui abbiamo la lettera C del nostro caged. Subito dopo la lettera C abbiamo la lettera A. Anche l'accordo di La ha la fondamentale sulla quinta corda. Quindi noi manteniamo come fondamentale dell'accordo sempre lo stesso Fa all'8° tasto sulla quinta corda, prendiamo la forma dell'accordo di La minore e stiamo suonando una A minor shape, ovvero un accordo di Fa minore con la forma dell'accordo di La minore, la A del nostro caged. A questo punto l'ultima lettera che ci rimane prima di ritornare nuovamente nella stessa posizione che avevamo qui è la lettera G. Anche l'accordo di Sol ha la fondamentale sulla sesta corda. Siamo arrivati in questa porzione del manico, quindi l'altro Fa che incontriamo, uno l'abbiamo al primo tasto, l'altro lo abbiamo al 13° tasto, che sarebbe il primo tasto dopo l'inizio della nuova ottava. Quindi se mi metto io con la fondamentale dell'accordo al 13° tasto il Fa e prendo quella che è la posizione del Sol minore, sto suonando una G minor shape, ovvero sto suonando un accordo di Fa minore con la forma dell'accordo di Sol minore, la lettera G del nostro caged. A questo punto siamo arrivati oltre il 12° tasto, siamo qui su questo Fa e abbiamo la stessa posizione, la I minor shape ripetuta dopo il 12° tasto. In questo caso lo schema riprende esattamente nello stesso modo, così come abbiamo iniziato: I minor shape, D minor shape, C minor shape, A minor shape, G minor shape. Quindi vediamo che anche iniziando con un accordo che non è nessuno degli accordi del caged, ha comunque uno shape del caged e quindi il sistema rimane comunque valido a partire da qualsiasi accordo noi iniziamo. Quindi lascio a voi adesso iniziare con qualsiasi altro accordo, non soltanto nella prima porzione del manico, ma partendo anche per esempio dalla metà del manico o dalla parte finale del manico. Ad esempio potete partire dall'accordo di Si con la I minor shape e vedere come si sono andati a spostare tutti i vari shape sia in senso ascendente che in senso discendente, facendo proprio sempre lo stesso giro utilizzando i minor shape del caged.
Bene ragazzi, abbiamo così visto come il sistema del Caged funzioni anche con gli accordi minori, quindi con i minor shape. Noi continueremo con lo studio del Caged e vedremo prossimamente, nella prossima lezione, vedremo anche quello che è il Caged applicato a quelle che sono le scale minori, quindi vedremo quali sono le scale minori dopo aver visto quelli che sono i minor shape. Sulla base di questi minor shape vedremo anche quelle che sono le scale minori lungo tutto il manico della chitarra. Io vi ho diviso questa lezione in due parti. Adesso vediamo quelli che sono i minor shape ed impariamo lungo tutto il manico della chitarra. Una volta che li abbiamo assimilati passiamo a vedere anche quelle che sono le scale minori. Ragazzi, spero anche in questo caso di essere stato abbastanza chiaro, spero che sia tutto abbastanza chiaro e abbastanza semplice anche con i minor shape. Come al solito, se qualcosa non dovesse essere chiaro, voi me lo scrivete nei commenti, io vi darò tutti i chiarimenti possibili. Se volete, come sempre, iscrivetevi al canale, mettete un like, condividete questo video se vi piace quello che stiamo facendo nel canale, come stiamo andando avanti nello studio dello strumento, soprattutto se state progredendo nello studio dello strumento, se state iniziando a capire anche con il sistema del Caged come funziona la tastiera della chitarra e come muovervi all'interno di tutto quella che è la lunghezza del manico e della chitarra. Ma soprattutto ragazzi, ricordatevi di suonare sempre, suonare sempre, suonare sempre e di suonare sempre anche con i minor shape del Caged.